Ora che sapete praticamente tutto sul cioccolato, è il momento di mettere in pratica le vostre conoscenze sul campo. In questa lezione parliamo di cioccolatini e vi mostrerò come realizzarne 2 esempi con tecniche molto semplici che potete replicare facilmente anche a casa. Quindi ne faremo un tipo a mano libera e un tipo con uno stampo. E su questi cioccolatini metteremo della frutta secca. Per realizzare questi cioccolatini partiremo dal fondere il cioccolato. Sto utilizzando del Perugina Gran Blocco Latte 30%. Vi ricordo che 30% significa che è la parte di cacao. Per prima cosa andremo a fondere il cioccolato. Quindi prendo il cioccolato, lo spezzeremo a pezzi, lo metto in un bagnomaria per la fusione. Inizio a spezzare il cioccolato e a metterlo a fondere in un bagnomaria. Ho scelto il cioccolato al latte perché avendo una percentuale di cacao più bassa si traduce in un gusto più dolce senza rinunciare alle note caratteristiche del cioccolato. Il cioccolato oltre al bagnomaria si potrebbe fondere con il microonde. La differenza è che il microonde brucia facilmente il cioccolato, quindi semmai impostate il microonde ad una potenza bassa e date sempre pochi secondi alla volta. Il metodo più sicuro è il bagnomaria perché con l'acqua si rischia di veramente poco, difficilmente riusciamo a rovinare il cioccolato. Quando si utilizza il bagnomaria l'unica accortezza è di non scaldare troppo l'acqua. L'acqua è sufficiente che arriva intorno ai 45-50 gradi, non più, perché se facciamo bollire l'acqua, anche in questo caso rischiamo di rovinare il cioccolato. Quindi acqua calda ma non bollente. Il cioccolato al latte è completamente fuso intorno ai 45 gradi, quindi ovviamente non c'è bisogno di scaldarlo oltre perché la parte che si fonde è il burro di cacao e sopra i 40 gradi è completamente sciolta. A questo punto il cioccolato è sciolto. Prima di iniziare a fare il temperaggio vi faccio vedere questo cioccolato che andrò a mettere sul vassoio, quindi non temperato, facendo proprio un mucchio così. Bene, qui ho messo del cioccolato soltanto sciolto, poi da quest'altro lato metterò del cioccolato invece temperato, così vedremo proprio bene la differenza. Il cioccolato a questo punto è completamente sciolto, quindi tolgo la ciotolina dal bagnomaria, vedete c'è dell'acqua, quindi bisogna sempre fare attenzione che l'acqua non vada nel cioccolato. Quindi ho preparato proprio per questo un pezzetto di carta per asciugare la ciotolina all'esterno. Dopodiché verso il cioccolato su un piano di marmo per andare a fare il temperaggio. Il temperaggio consiste nel raffreddare velocemente il cioccolato e portarlo alla giusta temperatura, che nel caso del cioccolato al latte sarà intorno ai 29 gradi. Quindi si versa 2/3 abbondanti di cioccolato sul piano, se ne lascia una parte nella ciotolina, dopodiché con una raschia e una spatola, quindi attrezzature semplici che probabilmente avrete già a casa, si va a stendere il cioccolato su un piano di marmo o comunque un piano che raffredda velocemente il cioccolato. A questo punto io devo portare il cioccolato dai 45 gradi circa della fusione a 27 gradi, per poi riportarlo intorno ai 29 rimettendolo nella parte calda che ho lasciato nella ciotola. È molto importante temperare il cioccolato perché grazie a questo passaggio il cioccolato poi diventerà croccante e lucido, ma non solo, si contrae mentre si raffredda, cioè si stacca praticamente da solo dagli stampi. Se il cioccolato non viene temperato abbiamo un problema che se lo mettiamo in uno stampo non si staccherà sicuramente, ma anche se lo utilizziamo così per glassare o fare altre cose, il cioccolato resterà opaco, non avrà croccantezza e quindi non si stacca nemmeno dagli stampi. Se guardate, l'importante è stendere e ammucchiare il cioccolato tenendolo in movimento tutto contemporaneamente per evitare che si formano dei grumi. Quindi l'importante è spostare in continuazione il cioccolato per evitare che si raffreddi troppo in un punto. A questo punto il cioccolato è abbastanza freddo, riprendo la mia ciotolina dove ne ho lasciato una parte caldo, la metto qui vicino e vado a raccogliere il cioccolato. Vedrete che quando il cioccolato è
è alla giusta temperatura inizia a rapprendersi, cioè cambia proprio la sua struttura, quindi a quel punto si può raccogliere. Ovviamente potreste sempre avere un termometro che vi aiuta per essere sicuri che le temperature siano giuste. Anzi, anch'io ora andrò a misurare la temperatura con il termometro. Innanzitutto è importante mescolare bene il cioccolato. Quindi basta un semplicissimo termometro di questi con la punta in acciaio, si immerge la punta nel cioccolato e a questo punto controlliamo la temperatura. Va bene, la temperatura è 29,5. Infatti la temperatura perfetta sarebbe intorno ai 29 gradi, ma da 28 a 30 va comunque bene. Quindi il cioccolato è pronto per essere utilizzato. Come vedete rispetto a prima è diventato un pochino più cremoso perché la temperatura è più bassa. E il cioccolato è temperato, possiamo passare alla fase successiva, quella di preparare la frutta secca nello stampo. Ho ripreso dal frigo il cioccolato, questo è quello non temperato, questo è quello temperato. Guardate a questo punto la differenza, questo si stacca facilmente dalla carta, è lucidissimo, mentre questo lo stacco un po' a fatica e è completamente opaco. Questa non è l'unica differenza fra l'altro, perché mentre questo è bello compatto, ha questo bello snap, questa bella rottura e ovviamente è lucido, questo è opaco, si scioglie subito in mano appena lo tocco e se lo vado a rompere, come sentite, rimane così cremoso. Quindi l'importante è quando si lavora il cioccolato, qualsiasi esso sia, qualsiasi tipo, fate sempre il temperaggio e mi raccomando controllate sempre bene la temperatura. Iniziamo quindi a preparare i cioccolatini. Ho uno stampo in policarbonato, ma a casa potreste usare tranquillamente anche lo stampo dei ghiaccioli o un qualsiasi stampo per alimenti. Ho preparato della frutta secca, nocciole, mandorle, noci, uvetta, pistacchi, goji. Ma la frutta che ho preparato è una parte perché si potrebbe fare con qualsiasi tipo di frutta, o frutta candita, frutta disidratata, quindi senza nessun problema. Ora vado a mettere all'interno di questi bauletti della frutta assortita, spezzo anche le nocciole che sono un po' grandi, quindi si può fare così come capita, mettendo la frutta all'interno dello stampo. Ne farò una fila, diciamo, diversa dall'altra. Vedete, sto mettendo delle nocciole ma anche le mandorle accanto, dopodiché metterò un seme rosso così diamo anche della frutta rossa, così diamo anche un po' di colore. In questo caso si potrebbe mettere anche dello zenzero o dell'arancio candito, quindi facilmente aggiungendo o sostituendo dei prodotti potete crearvi dei cioccolatini al gusto diverso e differente. Ovviamente anche questa soluzione è quella che ho scelto io per questi cioccolatini, ma potreste mettere per esempio anche un pochino di cioccolato, poi inserire la frutta, mettere del cioccolato sopra. Anzi, in questo caso potreste fare dei cioccolatini magari con una sorpresa, perché così non si vede l'interno, e però voi sapete cosa ci avete messo, magari ci potete mettere qualche altro tipo di frutta. Bene, direi che ci siamo. Quindi la frutta all'interno, tutti i cioccolatini hanno della frutta assortita. A questo punto posso procedere con il cioccolato. Il cioccolato, vedete, ancora è bello liquido, è rimasto a temperatura. Prendo una sac à poche, vado a mettere il cioccolato all'interno della sac à poche. Ora con la sac à poche vado a riempire il cioccolatino. Quindi riempio tutta la parte superiore. Ecco qui, passo ovviamente tutti i cioccolatini uno per uno.
Ecco qua, lo stampo è stato riempito completamente. Ora livello il cioccolato sopra i cioccolatini battendo lo stampo così sul piano. Bene. Ok, sta facendo delle bolle. Ok, ci siamo, basta così. Lo stampo è pronto. Ora con il cioccolato che è avanzato posso fare dei dischetti. Quindi prendo un vassoio, un foglio di carta, carta oleato, carta da forno, va benissimo. Creo con la sac à poche dei dischetti di cioccolato. Così. Ora che ho fatto i dischetti di cioccolato posso anche qui inserire la frutta. Posso mettere la stessa frutta oppure cambiarla. Ora qui metterò sempre delle mandorle, quindi posso anche alternare i colori. Bene, vedete che ho quasi concluso. Qui mettiamo anche un'uvetta. Ecco qui che ho concluso, quindi semplicemente, come avete visto senza attrezzatura, abbiamo realizzato un bel po' di cioccolatini. A questo punto mettiamo tutto in frigorifero perché il cioccolato si deve raffreddare e ovviamente staccare dagli stampi in quel caso e dalla carta in quest'altro caso. Tutto in frigo per qualche minuto. Ho ripreso lo stampo dal frigorifero e anche il vassoio, ora provo a staccarli. Ecco qui, si sono staccati tutti perfettamente. Come vedete sono belli lucidi e questa lucentezza è data proprio dal temperaggio. Ora vado a mettere i miei cioccolatini su questo vassoio. Come potete vedere, mettendo la frutta secca casualmente, ogni cioccolatino ha un colore e una forma un po' diversa. E anche questi, come vedete, sono tutti belli lucidi, si staccano ovviamente dalla carta. E anche qui li andiamo a mettere sul vassoio. So che sicuramente avrete fretta di mangiarli, ma non mangiateli subito appena tolti dal frigo. Aspettate che la temperatura sia intorno ai 20 gradi, che sarebbe la temperatura ideale. Ecco qua, questi sono solo 2 esempi di come realizzare dei cioccolatini fatti in casa. Date sfogo alla vostra fantasia e preparate il vostro cioccolatino come preferite, cambiando la frutta, cambiando la forma. E la parola d'ordine è sicuramente sperimentare. Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, il mondo di accademia.tv ti aspetta.